Sì, vi raccomando, i guidatori di Assisi, tutta notte in questa viuzza dove c'era il nostro B&B a 30 metri dalla piazza principale, sfrecciare a velocità improponibili. Eccoci qua. Sotto questa piazza c'è il Foro Romano. E questa basilica è stata ricavata da un tempio romano di cui conserva ancora il frontone. La torre e la pellegrina. Buongiorno. Buongiorno. Oggi tappa abbastanza breve, da Assisi a Stello. Abbiamo scelto la variante bassa, che comunque è panoramica. Sì. Che Adesso adesso l'albero. non so se potete vedere la piana. Anche perché volevamo riprenderci dalle fatiche di ieri, Mamma mia. della micidiale tappa da San Pietro in Vigneto ad Assisi. Bella, Molto bella ma faticosa. C'è anche la variante alta che passa sopra il Subasio, è la variante escursionistica, però sono 800 metri di livello in salita e dopo i 1100 di ieri volevamo tirare il fiato, anche perché domani si aspetta un'altra tappa da più di 30 km. Noi alterniamo. Noi alterniamo, si può fare così per riposarsi. Via, Spello, una bella città, avremo modo di visitarla con calma e di riposarci. Buon cammino. Un cammino. Anche la variante bassa. Potresti raggiungere l'eremo delle carceri, ma poi si trasformerebbe nella variante alta. Comunque la strada è tranquilla, si passa in mezzo agli uliveti. Per una terza via c'è una variante che sta a metà tra la variante alta, il percorso alto e il percorso basso, per poter visitare l'abbazia di San Benedetto al Subasio. Speriamo che valga la pena. Integrati da chi è passato prima di noi. Eremo nelle carceri Tre Fontane, ottimo, e l'abbazia di San Benedetto, cui siamo diretti, chiusa. Speriamo che la situazione sia cambiata nel frattempo. Mi sto correndo su da solo all'eremo delle carceri, senza zaino. Vediamo un po'. Perché ci ho messo 26 minuti correndo nei tratti in piano e andando velocissimo comunque nei tratti in salita, perché sono scarico senza zaino, solo le bacchette. Malvagi cartelli venditori. Cosa non si fa per un punto panoramico? Peccato sia così accessibile ai turisti. Lo so che è una cattiveria. Croce di San Bernardino.
E con questa sorta di taglia e cuci, questa tappa sta risultando molto molto interessante e varia. Guardate che bella la pianura umbra. Qui siamo a 800 metri di altezza. Il sentiero degli Ulivi è proprio bello. Strano che non sia il percorso ufficiale. Che è così famoso che lo conosce anche Google Maps. La meta odierna. Bello. E poi sotto l'inizio del Bernini anche questo. Dopo il bucato, dopo aver riposato, essersi fucillati, abbiamo aspettato che la temperatura calasse un po' per andare a visitare Spello. Ovviamente la temperatura non è calata perché ci sono comunque 35 gradi.
purtroppo non è potabile. Nonostante sia di sorgente. Si scappa la birra anche lì, immagino. Beh, penso di sì. Verso il Torre di Properzio. Tra le poche cose a non chiudere presto a spello. Porta Venere e Torri di Properzio. Dovresti sentire la vampata di calore. Sono conservate benissimo, diciamo che sono state restaurate circa 2 anni fa, però fa ancora piacere vederle in piedi dopo tutto questo tempo. E il photobombing della pellegrinetta oscura. Sulla sommità di Spello, dove una pellegrinetta oscura a caso vuol dissetarsi Ma era scomparsa! da una fontanella dispettosa. Dispettosa come me. E questa è la chiesa dei Cappuccini del XII secolo, San Severino. San Damiano è bellissimo e sono molto accoglienti con i pellegrini, soprattutto tengono sempre qualche posto riservato nonostante ci siano richieste di gruppi e non tutti lo fanno.